Buongiorno ragazzi di quarta, siamo qui per parlare dell'etica, siamo qui per parlare di Spinoza e questa è la nostra sesta, se non sbaglio, lezione su Spinoza. Io vi saluto insieme alla mia piccola gatta Sofì, che adesso lasciamo andare. Ti piace lo schermo, Sofì? Ecco, adesso la lasciamo andare. Benissimo, parliamo dell'etica di Spinoza. L'etica di Spinoza è un'etica basata sui principi del meccanicismo, del determinismo, gli stessi principi di Cartesio. Ricordate che Cartesio aveva, l'abbiamo già ricordato, previsto di costruire un'etica, una morale geometrica, ma poi alla fine questo non avvenne, non lasciò perdere questo programma. Invece Spinoza realizza una morale meccanicistica, una morale deterministica, una morale basata sulla geometrizzazione delle leggi fisiche, che rappresenta una morale del tutto anticristiana, una vera e propria alternativa alla morale cristiana. Il punto di partenza è proprio un punto di partenza meccanicistico, compatibile con la nuova scienza cartesiana. L'idea che l'attività fondamentale dell'essere umano sia il conatus. Conatus, una parola latina. Cosa intende Spinoza? Il punto di partenza, il principio basilare di qualunque azione umana è il tentativo di conservare il proprio essere. Conatus, cioè tentativo di conservare il proprio essere, oppure quando è possibile di espandere, di potenziare il proprio essere. Vedete che un punto di partenza alla base delle azioni, dei comportamenti, dei costumi umani, che è molto simile a quello di Hobbes. Ricordate qual è l'unico fine dell'essere umano per Hobbes? È la propria autoconservazione oppure, se si può, l'espansione del proprio essere. Quindi Spinoza comincia anche lui così. Il principio fondamentale dell'essere umano è un principio egoistico, non nel senso necessariamente negativo, la conservazione del proprio ego, la conservazione del proprio essere o se si può l'espansione del proprio essere. Questa non è altro che una traduzione a livello morale del principio basilare della fisica, cioè del principio di inerzia, conservare il proprio essere, permanere nello stato di quiete, o espandere il proprio essere e permanere nello stato di moto rettilineo uniforme. Quindi si parte da quella che è il conatus, una traduzione a livello di essere umano del principio basilare della fisica meccanicistica, ovvero il principio di inerzia. Questo tentativo di mantenere il proprio essere oppure di espanderlo, attenzione, può prendere due strade differenti a seconda che sia favorito dall'ambiente circostante oppure inibito dall'ambiente circostante. Quando le condizioni dell'ambiente circostante che io non sono in grado di controllare, quindi sono condizioni subite di cui io non conosco le cause, anche se conoscessi le cause non potrei annullarle o modificarle o intervenire sulle cause. Sono in una situazione in cui subisco l'ambiente esterno. Quando l'ambiente circostante favorisce il mantenimento o l'espansione del conatus, noi abbiamo il sentimento fondamentale, ovvero la letizia. Il secondo il sentimento fondamentale che è opposto alla letizia è la tristezza. Quindi il conatus che a livello emotivo, mi stavo dimenticando, corrisponde alla cupiditas, alla cupidigia, al sentimento, all'affetto primario che è la cupiditas, la cupidigia. Quando questo conatus, che a livello emotivo si definisce cupiditas, viene favorito, la mia potenza, il mio essere viene mantenuto
favorito dall'ambiente esterno, noi abbiamo che la cupiditas si trasforma in letizia, in gioia. Quando invece l'ambiente esterno mi schiaccia, mi deprime, diminuisce il mio essere, non mi fa esprimere la mia potenza, allora la cupiditas si trasforma in tristezza. Quindi abbiamo tre sentimenti fondamentali, sentimenti che Spinoza chiama anche molto spesso affetti. Lui chiama i sentimenti affetti. I primi tre sentimenti fondamentali sono la cupidigia, la tendenza a mantenere o espandere il proprio essere, che può trasformarsi in letizia, sentimento positivo, quando l'ambiente circostante mi aiuta a mantenere o espandere il mio essere. Quando invece capita che l'ambiente circostante schiaccia, deprime, inibisce la conservazione del mio essere, noi abbiamo un sentimento negativo, tristezza. Quindi tre sentimenti o affetti primordiali dell'essere umano sono cupidigia, letizia e tristezza. Fate attenzione, la letizia e la tristezza sono la base di tutti gli altri sentimenti, cioè sono i due sentimenti dai quali si originano tutti gli altri. Tanti sentimenti di cui Spinoza fa una lista, una classificazione, ognuno dei quali viene scandagliato, definito, viene giudicato, trattato in maniera dettagliata da Spinoza, però in realtà i sentimenti fondamentali, ripeto, tutti i sentimenti, tutti gli affetti derivano o dalla letizia o dalla tristezza, però i due fondamentali sono l'amore che corrisponde alla letizia e l'odio che corrisponde alla tristezza. Quindi tutti su due, gli altri sentimenti, tutti i sentimenti derivano da letizia e tristezza, ma i principali sono amore e odio. Che cos'è l'amore? L'amore è la letizia accompagnata dall'oggetto che genera la letizia. Perché io ho letizia, ho gioia, ho serenità? C'è un oggetto, attenzione, che mi causa la letizia. Quindi che cos'è l'amore? L'amore è la letizia accompagnato dall'oggetto che mi genera la letizia. Se io considero la letizia insieme all'oggetto, alla causa della letizia stessa, io ho l'amore. Allo stesso modo un oggetto causa in me la tristezza e quindi l'odio non è altro che la tristezza accompagnata dall'oggetto che la genera. Quindi abbiamo amore e odio. Amore e odio. L'oggetto che mi provoca la letizia viene anche detto bene. L'oggetto invece che mi provoca la tristezza viene anche detto male. Questo ha delle implicazioni molto importanti. Il bene e il male non esistono in natura e non esistono oggettivamente. Il bene e il male sono creati da me, sono sentiti da me a seconda delle circostanze che possono essere sensibili, possono essere variabili, non sono oggettive. Quindi la morale di Spinoza è una morale meccanicistica, deterministica, è una morale della potenza, dell'autoaffermazione del proprio essere. È una morale che in qualche modo, e questo piacerà molto a Nietzsche, va al di là del bene e del male. Io non posso trovare, riconoscere, stabilire che esistano oggettivamente il bene e il male in natura, a priori. Io chiamo bene quell'oggetto che mi provoca letizia e amore. Io chiamo male quell'oggetto che mi provoca tristezza e odio. Fino a questo punto la morale è soggettiva, è variabile e a Spinoza non va bene perché lui almeno in un certo senso vuole delineare delle condizioni in cui determinati affetti, un determinato comportamento morale possono avvenire in maniera oggettiva, universale. Questo tipo di morale, arrivando fin qui, gli affetti, i sentimenti, gli affetti sono assolutamente soggettivi. Può succedere che a me un certo oggetto provochi letizia e amore, ad un'altra persona lo stesso identico oggetto provochi tristezza e odio. Facciamo l'esempio dei broccoli, d'accordo? Alla mia fidanzata piacciono molto i broccoli, li mangia con gusto.
mentre invece io broccoli mi disgustano. Allora, che succede? L'oggetto è lo stesso, vedete? Lo stesso oggetto, in questo caso i broccoli, ad una persona, in una persona generano letizia e quindi amore per i broccoli, lo stesso oggetto, i broccoli, ad un'altra persona, cioè il sottoscritto, producono tristezza e odio per i broccoli. Quindi, arrivati a questo punto, la morale è assolutamente variabile, soggettiva. Dipende. Perché è variabile soggettiva? Perché noi stiamo considerando le idee inadeguate. Cioè, perché a qualcuno i broccoli possono generare letizia e amore, a altri possono generare tristezza e odio? Perché l'affezione che i broccoli provocano in me o nella mia fidanzata sono affezioni di tipo sensibile, cioè noi stiamo partendo dalla conoscenza inadeguata, vi ricordate la conoscenza sensibile? La conoscenza sensibile non è oggettiva, la conoscenza sensibile è variabile, soggettiva. Ricordate che la conoscenza sensibile dice più del soggetto che conosce piuttosto che dell'oggetto che viene conosciuto. La conoscenza sensibile non mi dice se i broccoli sono un bene o un male, mi dice soltanto se dal mio punto di vista, dal soggetto che conosce, i broccoli generano letizia e dal punto di vista di un altro invece i broccoli generano tristezza e odio. Perché l'affezione che i broccoli o qualunque altra cosa di questo tipo generano in me è un'affezione, un sentimento che dipende da cause sensibili, che deriva da una conoscenza inadeguata, la conoscenza immaginativa o sensibile. Per cui tutto sarà relativo, questa morale è relativistica, non è oggettiva. Anche lo stesso oggetto, nella stessa persona, in tempi diversi, possono provocare letizia, tristezza, tristezza o letizia, dipende. Leggere può provocarmi letizia o amore quando sono in un certo stato. Quando mi trovo ho un umore diverso, invece leggere mi provoca tristezza e odio. Dipende. E non dipende da me, dipende da quello che mi circonda. Dipende anche dalle condizioni materiali del mio corpo che fanno in modo che in un certo momento, in una certa condizione, leggere mi genera letizia e amore, in un'altra condizione leggere la stessa cosa mi genera tristezza e odio. Le caratteristiche sensibili che riguardano il nostro corpo sono subite, sono passioni. Ricordate come Cartesio, le passioni sono subite. Cartesio chiama tutti i sentimenti, le sensazioni, le chiama passioni, invece Spinoza tende a chiamare passioni soltanto i sentimenti o affetti negativi, quelli che generano tristezza e odio o comunque variabilità. In Spinoza la parola passione è una parola negativa. La parola passione designa le emozioni passive, gli affetti passivi, mentre invece non tutte le emozioni però sono negative, sono passive. Per lui gli affetti attivi sono un altro tipo di emozione. Quindi qui abbiamo variabilità, non abbiamo assolutamente certezza della felicità. Partendo da idee adeguate, io sarò continuamente sballottato, siccome sono nelle mani di condizioni sensibili materiali che non riguardano l'intelletto, ma i sensi, la sensibilità, che non dipendono da me, io e chiunque altro saremo sempre sballottati. Una volta proviamo tristezza, una volta proviamo letizia, passiamo da uno stato d'animo sensibile all'altro senza avere nessuna oggettività di comportamenti, nessuna morale oggettiva. Questo quando partiamo da idee inadeguate. Possiamo però dividere. Spinoza dice che se invece partiamo da idee adeguate, cioè quelle che ci vengono date e ricordate dalla conoscenza adeguata, che è di due tipi, ricordate, la conoscenza
razionale, cioè matematica, è la conoscenza intuitiva in mente Dei. In quel caso, se partiamo da idee adeguate, noi potremmo provare soltanto letizia e amore, cioè soltanto affetti positivi, mentre gli affetti negativi, che ripeto lui chiama passioni, non potremo mai sentirle, provarle, se partiamo da idee adeguate. Sono pochi sapienti che possono fondare la loro morale e i comportamenti solo sulle idee adeguate. Spinoza è classista, la massa ignorante degli uomini si baserà sempre sulla conoscenza sensibile e quindi partirà per i propri comportamenti sempre solo dalla conoscenza sensibile, quindi avrà sempre solo, non dico affetti passivi negativi di tristezza. Questa linea proprio non è perfetta, perché io non sto dicendo che nella parte sinistra, quando si parte da idee adeguate, avrò sempre letizia e amore, affetti positivi. Ok, questa parte è giusta. A destra invece immaginiamo di partire da idee inadeguate. Scusate. Inadeguate. Dalla conoscenza sensibile che non dipende da me mi scombussola. In questo caso non è proprio vero che da idee inadeguate si provi sempre solo tristezza o odio. Si può provare tristezza o odio, ma si può anche provare letizia e amore, solo che non c'è certezza di provare sempre affetti positivi, letizia e amore, perché appunto dalle idee inadeguate derivano affezioni che sono variabili, transitorie, che possono essere positive di letizia e amore, possono essere negative di tristezza e odio. Quindi la massa ignorante che si basa solo su idee inadeguate, sensibili, variabili, avrà sempre una vita morale, avrà sempre delle passioni che sono sensibili, che sono variabili, che sono soggettive, che sono subite. Possono essere negative, l'oggetto mi genera l'odio, lo chiamo male, possono essere positive, l'oggetto mi genera amore e lo chiamo bene, però non c'è certezza. Invece chi parte da idee adeguate con certezza svilupperà sempre solo non passioni, cioè emozioni negative, ma affetti attivi. Infatti non tutte le emozioni, attenzione per Cartesio, non tutte le emozioni sono negative, cioè non tutte le emozioni sono passioni, termine che lui usa solo in significato negativo. Non tutte le emozioni sono passioni, sono subite, emozioni o sentimenti subiti. Ci sono anche emozioni che lui chiama affetti attivi, non passivi. Queste possono essere provate soltanto da coloro che partono da idee adeguate. Quindi la morale oggettiva, la morale da seguire è quella delle poche persone che partono da idee adeguate e se proveranno sempre affetti attivi, cioè letizia e amore. Qual è l'idea adeguata principale? L'idea adeguata principale non deriva da un sentimento, dalla sensazione dei sensi, ma dall'intelletto. La conoscenza adeguata non pesca dai sensi, ma dall'intelletto, oppure dall'intuizione divina. Quindi la principale di queste idee adeguate, per quanto possa sembrare, è la conoscenza adeguata stessa. Qual è la principale delle idee adeguate? È la conoscenza adeguata. Che cosa si intende per conoscenza adeguata? Ricordate in generale che cosa mi porta a pensare la conoscenza adeguata?
mi porta a pensare che tutto sia regolare nella natura attraverso l'inviolabilità delle leggi fisiche eterne, immutabili, e in generale al fatto che questa legalità della natura, la conoscenza scientifica, eccetera, in generale mi spiegano che il cosmo è deterministico e che anche io non ho alcuna libertà, non ho alcun finalismo. Ricordate che Spinoza condanna come massimo pregiudizio il pregiudizio finalistico. Chi pensa di avere il libero arbitrio, di essere libero, o pensa di agire secondo un fine, non potrà fondare una morale o un insieme di comportamenti che sono sempre attivi, che mi danno la felicità. Coloro che hanno la libertà o il finalismo, cioè partono da idee adeguate, negano che l'uno tutto sia deterministico, non accettano il determinismo universale, si sbagliano, pensano che esista la libertà come libero arbitrio, libera determinazione della volontà di scelta, mentre io sono un automa, non scelgo, pensano che esista il finalismo, avranno sempre e solo sentimenti variabili che molto spesso sono sentimenti, passioni subite che non possono essere provate da coloro che partono da una conoscenza adeguata. Partendo da una conoscenza adeguata, che cosa fa il saggio? Il saggio genera in se stesso una percezione intellettuale, una condizione intellettuale, la conoscenza adeguata che gli spiega che tutto è determinato, che le cose non possono andare in maniera diversa, che l'universo è rigidamente deterministico. La conoscenza adeguata non è altro che accettare il determinismo, che accettare che qualunque cosa mi riguardi non deriva da una causa libera, anche quando, per esempio, qualcosa che mi accade a causa di qualche altra persona che, per esempio, mi vuole fare del male. Non mi fa del male volontariamente, nessuno agisce volontariamente. Quindi ho questa conoscenza adeguata. Questa conoscenza adeguata genera un affetto attivo che è fondamentale, la beatitudine. Si tratta, è centrale il determinismo, ricordate il determinismo. La conoscenza adeguata mi porta a conoscere cosa? A volere come bene, non un bene variabile, può essere un bene, poi arriva un male, la stessa cosa, prima la chiamo bene, poi la chiamo male. Quello che Spinoza chiama il bene superiore a tutti. Il vero bene non è un oggetto sensibile, quello che mi farà provare soltanto affetti positivi, letizia, amore. Il vero bene non è un oggetto sensibile, ma un oggetto intellettuale, cioè la conoscenza adeguata stessa. Il conoscere scientificamente o intuitivamente in mente dei, il concepire, il capire che tutto l'universo è determinato, è accettare il determinismo, accettare che io non sono libero, non esiste una volontà libera, che io sono totalmente determinato. Nel momento in cui accetto questo, quindi mi distacco dalla massa ignorante che pensa che esista libertà o finalismo in me come negli altri enti dell'universo, io sarò sempre felice, perché la conoscenza adeguata genera un sentimento di serenità, un affetto attivo fondamentale che è la beatitudine. La beatitudine, una certa serenità interiore. Fate attenzione, questa etica può somigliare, infatti somiglia all'etica degli stoici antichi. Io in qualche modo sono felice anche quando mi capita del male, del dolore, delle disgrazie, perché so che questo male, questo dolore, queste disgrazie sono determinate. Non potevano non essere, quindi io mi consolo. Non poteva non avvenirmi quella malattia, quella disgrazia, quella delusione, quello stato di miseria e così via. Era già scritto.
nell'universo, Dio, ovvero la natura, si comporta in maniera deterministica, in base a cause puramente necessarie. Accettare questo mi rende felice. Questo dicevano gli stoici, ma Spinoza, a differenza di quello che molti dicono e pensano anche in libri di testo, si distacca dagli stoici, perché lui dice che non basta la conoscenza adeguata del determinismo per rendermi felice, non basta la conoscenza adeguata, che lui chiama anche amor dei intellectualis, amore intellettuale di Dio. Quando io capisco che tutto è determinato, io sono soltanto un ingranaggio in un meccanismo deterministico, io provo, cioè quando ho questa conoscenza, io ho questo amor dei intellectualis, l'amore intellettuale di Dio. Sono sereno, sono pacifico, sono in pace con con me stesso, perché ho l'amore intellettuale di Dio, capisco che Dio o la natura corrispondono a un determinismo universale di fronte al quale io, accettandolo, sarò sereno, proverò la beatitudine. Però non basta accettarlo, attenzione, a livello intellettualistico. Ho la conoscenza adeguata, conosco qual è il vero bene, cioè la conoscenza adeguata stessa e sono felice. No, la conoscenza adeguata, l'amor dei intellectualis, genera una passione che è un affetto attivo, la beatitudine. Quindi attenzione, io non sono felice soltanto per un atto di intelletto, come dicevano gli stoici, perché concepisco teoreticamente, astrattamente il determinismo. Il concepire la verità, la conoscenza adeguata, l'accettare il determinismo, mi genera una passione, un sentimento, cioè la beatitudine, la serenità interiore. Quindi attenzione, Spinoza non dice che sono felice solo per una conoscenza intellettuale. Quella conoscenza intellettuale genera un vero e proprio sentimento, una passione. Quindi esistono passioni che sono positive, a differenza di quello che dicevano gli stoici, oppure quelli che propongono una morale ascetica, che vogliono la rimozione, la repressione delle passioni. Spinoza dice no, bisogna controllare soltanto le passioni negative, ma ci sono emozioni che non sono passioni, che non sono sentimenti subiti, sono affetti attivi. Quindi questa integrazione tra ragione e passione, che è anche cartesiana, questa integrazione tra ragione e passione è fondamentale in Spinoza. La ragione, l'intelletto, che mi fa conoscere il determinismo, la conoscenza adeguata, mi genera l'amor dei intellettualis e la beatitudo, mi genera delle passioni e quindi io sono felice perché ho degli affetti attivi. Sono questi affetti attivi, cioè la beatitudo, l'amor dei intellettualis, queste passioni positive che mi consentono di tenere a freno, di schiacciare le passioni negative. Sono gli affetti attivi che mi consentono di schiacciare gli altri affetti, le altre emozioni, quelle derivanti da idee inadeguate, cioè quelle negative che deprimono il mio essere, che inibiscono l'espansione della potenza del mio essere. Quindi non è semplicemente la ragione, l'intelletto, la comprensione del determinismo che elimina tutte le passioni. La comprensione del determinismo, l'intelletto, la ragione, mi genera delle passioni positive, o meglio lui le chiama affetti attivi, che mi consentono di schiacciare le passioni, le emozioni negative. Quindi questo è molto importante, non si tratta di una morale ascetica o astrattamente teoretica intellettualistica. La comprensione intellettuale del vero, cioè del determinismo, l'accettazione del fatto che anch'io non sono libero, non sono determinato, genera un affetto attivo, un sentimento positivo che mi fa essere felice. Quindi c'è un'integrazione tra ragione e sentimento. La possibilità della ragione di generare sentimenti positivi, affetti attivi, è molto importante per capire l'etica di Spinoza. Un'ultima cosa,
Libertà e finalismo mi fanno invece provare degli affetti negativi che diminuiscono il mio essere. È molto significativo vedere che Spinoza inserisce tra le passioni negative, tra gli affetti negativi che mi producono tristezza e odio, anche una serie di sentimenti che venivano considerati virtù dalla morale tradizionale e in particolare dalla morale cristiana, come per esempio la compassione, l'umiltà o il perdono. Compassione, umiltà, perdono non sono affetti attivi, affetti positivi, sono emozioni negative, perché la compassione, l'umiltà, il perdono non fanno altro che cosa fanno? Aumentano la potenza del mio essere oppure la schiacciano? Schiacciano il mio essere, minimizzano il mio essere, lo inibiscono. Compassione, umiltà e perdono mi procurano uno stato di tristezza. Quindi vedete come l'etica di Spinoza sia un'etica, in qualche modo, un'etica della potenza, dell'autoaffermazione. Sentimenti di umiltà, di rinuncia, compassione, per esempio anche il perdono, che vengono considerati virtù dal cristianesimo, lui non li considera vizi, li considera sentimenti assolutamente negativi, perché mi deprimono. Mentre invece lui considera positiva a certe condizioni anche la ricchezza, l'accumulazione della ricchezza, quando se ne fa un buon uso. Molti di voi potrebbero dire è una morale compatibile con il capitalismo, e questo è perfettamente vero. Con il capitalismo, l'attivismo, l'etica del lavoro, l'accumulazione di ricchezza visto come qualcosa di buono, che era tipica di una repubblica calvinista di mercanti, come erano le Province Unite, che gli hanno consentito di vivere e più o meno di pubblicare senza essere messo a rogo. Quindi, ma c'è un altro motivo per cui compassione, umiltà, perdono sono da considerare sentimenti negativi. E qualcuno di voi forse l'ha già capito. Nell'ottica del determinismo, quando le passioni positive possono essere generate soltanto dall'accettazione del determinismo, non ha senso avere sentimenti come compassione, umiltà, perdono. Pensateci, io ho la compassione per qualcuno. Secondo la morale di Spinoza, secondo il determinismo, questo non ha senso, perché io ho compassione per qualcuno che sta male, a cui è successo qualche guaio. Se sta male o gli è successo qualche guaio, tutte queste cose gli sono successe deterministicamente, in maniera necessaria. Non era possibile il contrario. Quindi la compassione è inutile, perché io vado a generare un sentimento nei confronti di qualcuno che sta male, io lo compatisco. Ma in realtà se ragiono in maniera deterministica dalle conoscenze adeguate, quel qualcuno doveva per forza stare male, era destinato a stare male, quindi non ha senso che io lo compatisca, perché io se lo compatisco vuol dire che posso immaginare, per Spinoza questo è falso, che avrebbe potuto non stare male, ma tutto è già scritto, tutto è determinato. Il perdono non ha senso, devo perdonare qualcuno che mi ha fatto male, ma non l'ha fatto volontariamente, era determinato, mi ha fatto un male come mi ha fatto male un sasso che mi sia caduto sul piede, che devo perdonare il sasso. In ottica deterministica le azioni umane sono determinate. Chi ti fa del male è non responsabile, non libero, esattamente come il sasso, quindi non ha alcun senso perdonarlo. L'umiltà, perché io devo essere umile? Tutto ciò che avviene, avviene necessariamente. Non ha senso deprimere inutilmente il proprio essere, ma anche per esempio l'odio per qualcuno, la passione negativa basilare che genera tutti gli affetti negativi. Non ha senso provare odio. Perché? Perché dovrei provare odio nei confronti di qualcosa che mi fa male, nei confronti di qualcuno che detesto? Perché devo detestarlo? Se mi genera sentimenti negativi, lo fa
involontariamente, perché è necessitato. Perché devo odiare qualcuno che ha agito in stato di necessità, che è soggetto al determinismo universale? Dovrei odiare così anche il sasso. Non ha senso. E quindi vedete che tutta una serie di sentimenti che noi potremmo chiamare moralistici, tipici della morale tradizionale, il morale della rinuncia, dell'umiltà, della flagellazione, Spinoza li considera dei sentimenti negativi. Oggi si direbbe che Spinoza è contro il buonismo, è contro il sentimentalismo. Non ha senso se tutti siamo determinati in un universo necessario. Non ha alcun senso provare compassione, umiltà, perdono o tante rimorso. Perché devo provare rimorso per qualcosa che ho fatto? Pentimento, non ha senso. Io mi pento oppure ho rimorso di qualcosa che ho fatto, ma se io so che quella cosa non potevo non farla, dovevo per forza farla in quel modo. E non ha alcun senso provare pentimento e rimorso. Sono tutti sentimenti considerati validi, molto buoni dal cristianesimo, che è un'etica dell'abbassamento del proprio essere. E quindi tutti questi sentimenti tipicamente cristiani io non li considererò assolutamente positivi. In un'ottica classista, Spinoza comunque considera questi sentimenti, frutto dell'errore di idee inadeguate, sempre qualcosa di meglio rispetto ad altri sentimenti come invidia oppure arroganza, perché l'invidia o l'arroganza possono danneggiare il tessuto sociale, mettere in conflitto gli esseri umani tra di loro, mentre invece, secondo l'etica classista che disprezza il popolo rozzo ignorante di Spinoza, è ancora un'etica libertina, tipica dei libertini del Seicento, almeno compassione, umiltà, pentimento, perdono, rimorso, preghiera, tutte queste cose inutili, possono servire a tenere buono il popolo. Il popolo ignorante, Spinoza dice, guai se il popolo iniziasse a pensare, sarebbe la fine. Il popolo ignorante provoca tutti questi sentimenti bassi, tipici delle persone che hanno un Dio cristiano, un Dio personale, un Dio antropomorfo, che seguono il senso comune come gli imbecilli. Però almeno queste passioni imbecilli come la compassione, l'umiltà, il perdono, il rimorso, il pentimento, tutto questo squallido moralismo cristiano per Spinoza, ha una funzione politica, quella di tenere il popolo nella sua ignoranza, perché se il popolo capisse che tutto è determinato, potrebbe facilmente ribellarsi e comportarsi in maniera immorale, viziosa, perché arriverebbe alla conclusione, siamo determinati, non siamo colpevoli di niente, quindi possiamo giustificare l'immoralismo, il vizio. Invece quei pochi che capiscono la verità non avranno motivo di comportarsi in maniera viziosa o in maniera criminale, anche se sanno di essere non responsabili perché tutto è determinato, perché seguiranno la serenità che genera la coscienza adeguata, la coscienza del determinismo. Quindi, perlomeno compassione, umiltà, perdimento, perdono mantengono l'ordine sociale. La gente ignorante ha bisogno di qualcosa per andare avanti, ha bisogno di queste passioni negative. Si autodeprime, però almeno non si ribella, non dà fastidio. E invece invidia e arroganza sono molto peggio perché appunto creano ribellione, creano fastidio, così via. Quindi, famosa frase di Spinoza con cui concludo, non bisogna deridere, non bisogna giocare con le passioni, con le azioni degli uomini. Non bisogna ridere, non bisogna giudicare le azioni degli uomini, bisogna capirle. Questa è l'etica della potenza, l'etica dell'autoaffermazione, l'etica del determinismo di Spinoza, che si presenta nella storia come la prima
forte alternativa all'etica della rinuncia, dell'abbassamento del proprio essere per secoli portata avanti dal cristianesimo. Buongiorno.